Eccolo qui. Ciao Ciao Gabriele. carissimo Dennis, buona giornata, buona serata, buon pomeriggio, a secondo dall'orario in cui guarderanno il video, a tutti quanti seguono il tuo canale o lo seguiranno da questo momento in poi e vedranno naturalmente il video. Grazie di avermi contattato, per me è sempre un piacere parlare degli argomenti e ho un bel ricordo, tra l'altro, della scorsa intervista che mi hai fatto e della tua simpatia nel fare proprio questo tipo di video. Quindi Grazie anche a ti te, ringrazio. no, abbiamo i bei ricordi, ce l'abbiamo anche noi del canale, perché trovare persone che comunque proprio specifiche sull'argomento UFO moderno non è poi così scontato, nonostante sta diventando sempre più mainstream, quindi un esperto come te è sempre importante averlo, quindi ti ringrazio per aver accettato nuovamente il secondo invito, anche perché sono passato, mi sembra, forse più di un anno e mezzo dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Sì. Quindi di acqua sotto i ponti ne è passata, quindi allora io mi ricordo che era 2022 l'anno che ci siamo sentiti e a quei tempi dicevo che secondo me, mi ricordo benissimo, parlavamo di disclosure e secondo la mia opinione ho detto ok, si fanno passi avanti, però ci vorranno ancora anni e anni prima che qualcosa di serio venga fuori. Invece, guardando quello che è successo negli ultimi tempi, mi sono dovuto ricredere, cioè nel senso che secondo me la velocità con cui stanno cambiando le cose non è poi così tanto lenta da quello che ho visto, quindi se continuiamo così a sto passo mi sembra che forse ci vorranno molto meno anni di quello che pensavo. Quindi, secondo la tua esperienza e le tue ricerche, come siamo messi a livello di progressione per questa famosa disclosure degli UFO? Sono stati fatti disclosure degli UFO sono stati fatti passi avanti seri, siamo più o meno lì o addirittura stiamo tornando indietro? Bella domanda, e nella tua affermazione ci sono 3 risposte, tutte e 3 giuste, e ti dico subito il perché. Interessante. Allora, innanzitutto bisogna capire il punto di vista da cui osserviamo questa disclosure. Non so se ti ricordi, ma la scorsa volta che ci siamo visti io l'ho definita un teatrino mediatico, e in molti articoli che ho scritto nell'anno scorso e nell'anno precedente l'ho demolita in tutti i modi. C'è stato però ad un certo punto un cambio di rotta e adesso all'orizzonte ce n'è stato un altro e forse ce n'è un altro ancora. Questo ci dice che ovviamente è qualcosa di abbastanza altalenante, di qualcosa che non è lineare, non procede esponenzialmente come vorremmo, ma allo stesso tempo ci dà delle soddisfazioni. Quindi quello che dobbiamo capire è che da una parte c'è un continuo ostacolare questa disclosure. Chi lo fa lo vedremo tra un istante. Dall'altra c'è un aumento progressivo degli avvistamenti UFO e di tutte le questioni che si palesano sempre di più, con più testimoni e sempre più importanti, e per importanza non intendo della classe sociale eccetera, ma di addetti ai lavori, quindi persone dei servizi segreti, piloti dell'aeronautica militare e civile, alte sfere militari eccetera, che stanno cominciando a parlare. Addirittura uno degli ultimi è stato un ammiraglio dell'US Navy che ad un certo punto ha deciso di dire il tutto e di dire che c'è voluto un gran coraggio per chi lo ha fatto in precedenza, perché si rischiano le minacce di morte, si rischiano le minacce per la famiglia, ritorsioni, la perdita del lavoro, e si viene messi in condizioni incredibili e ovviamente dannose. Nella fattispecie il minimo che può accadere è quello di finire appunto con la conoscenza della persona nell'ambiente lavorativo, nell'ambiente sociale, quindi come testimone eccetera, totalmente demolita per via di cose magari false, di cose che vengono inventate sul momento, quindi c'è un'opera di discredito, quella che viene chiamata in gergo anche la stigma, cioè la stigmatizzazione della persona per renderla poco credibile e di conseguenza demolire quello che sta dicendo, anche se è vero, anche se è supportato da prove eccetera. Dall'altra parte c'è sicuramente uno schema politico,
Cioè, chi vuole questa disclosure, chi non vuole questa disclosure, chi ne fa un cavallo di battaglia perché crede veramente in questa cosa, e chi invece si sta facendo in qualche modo una campagna pubblicitaria per le prossime elezioni al Congresso. C'è chi vuole la verità a tutti i costi, senza se e senza ma, chi la vuole in modo moderato. C'è chi appoggia questa disclosure in toto, raccogliendo firme, organizzazioni, o addirittura fondandone di nuovo, come nel caso del colonnello in pensione Ryan Graves, che ha recentemente fondato un'organizzazione con lo scopo di raccogliere le testimonianze proprio di tutti i piloti, agenti dei servizi segreti, militari, eccetera, piloti anche civili, affinché si possa fornire una documentazione di prima mano non classificata ai membri del Congresso degli Stati Uniti. E naturalmente c'è un problema di fondo. Se da una parte c'è chi vuole questa disclosure, che la voglia o meno per questioni personali, del proprio tornaconto, oppure per la verità, eccetera, c'è chi invece in qualche modo fa di tutto affinché questo non avvenga, per il proprio interesse, cioè per non perdere il potere acquisito con la segretezza in questo campo, perché dobbiamo capire tutto quello che ci sta alle spalle, e tutto quello che ci sta alle spalle comprende anche e non soltanto i budget segreti, i fondi oscuri, quindi il dirottamento di una buona parte delle tasse dei cittadini americani verso quei servizi segreti che, attraverso delle organizzazioni che si occupano di tutto questo, vanno a finanziare a sua volta le multinazionali, le joint venture, eccetera, statunitensi, come la McDonnell Douglas, la Grumman, la Boeing, la Lockheed Martin, eccetera, eccetera, per gestire proprio quelle tecnologie recuperate magari dagli UFO precipitati, dagli UFO abbattuti, anche se questa parola molti non la vogliono sentire dire, perché sentire dire l'UFO abbattuto, ma come si fa ad abbattere un UFO con la nostra tecnologia se è 1.000.000 di anni avanti? E io rispondo costantemente: come si fa a stabilire che quella tecnologia è 1.000.000 di anni avanti? Potrebbe essere 1, 10, 100, 1.000 eccetera eccetera anni avanti, o essere semplicemente avanzata in alcuni settori. D'altra parte, penso che tu in questo potresti essere d'accordo con me, se andiamo a prendere la storia antica, quindi quella degli antichi astronauti, eccetera, non è che le civiltà erano evolute di pari passo in ogni settore della scienza, della tecnologia, eccetera. E anche storicamente, quindi anche a livello di studi scientifici, accademici, archeologici e via discorrendo, è provato che magari civiltà vissute nello stesso periodo, alcune si evolvevano di più nell'astronomia, altre nell'ingegneria. C'era chi aveva la ruota 5.000 anni prima di un'altra civiltà, chi sapeva quali stelle c'erano in una costellazione, mentre l'altra ancora credeva nella terra piatta e non dava nomi alle stelle, non guardava il cielo, non aveva scoperto il telescopio, quindi le lenti e via discorrendo. Ovviamente qui poi andiamo a finire in un argomento che sembra completamente scollegato, ma alla fine invece è tutto collegato. È tutto collegato perché innanzitutto dobbiamo capire che queste presenze extraterrestri sono sempre state tra di noi, a prescindere da quella che può essere la motivazione genetica, esplorazione spaziale, estrazione mineraria. Di queste ipotesi ce ne sono una marea, a secondo anche delle razze, a seconda del periodo, eccetera. Però c'è una costante: la presenza extraterrestre è costante, così come la presenza degli oggetti che loro utilizzano per arrivare sulla Terra. E questi oggetti sono progressivamente in aumento, quindi di pari passo a questa disclosure c'è un aumento esponenziale di avvistamenti, anche perché se da una parte sono di più gli oggetti in arrivo, di più tipologie, anche in alcuni casi addirittura di tipo nuovo, e non tutte di tecnologie eccessivamente straordinarie, in realtà ci sono anche molte più persone che guardano il cielo,
perché più si parla di ufologia, più la gente comincia a porsi le domande, non dico a credere. E una volta che si pone le domande ha bisogno di risposte, e la curiosità è una delle forze più forti che ci sono in assoluto, quindi la gente guarda di più il cielo, osserva, di conseguenza nota, e quindi magari sta col cellulare, riprende e segnala. Lì in mezzo, Ecco, scusa, naturalmente. qui, a proposito di avvistamenti, infatti volevo farti una domanda proprio specifica su questo, che allora, alla luce di tutto ciò, se tu dovessi proprio scegliere nel 2023 quello che potrebbe essere stato l'avvistamento UFO più significativo, più sconvolgente, dove diciamo ci sono poche prove per dimostrare che, poche prove in grado di dimostrare che si tratta di qualcosa di terrestre, c'è quindi qualcosa di veramente inspiegabile dove dici no, qui ragazzi c'è poco da ragionare, non può essere di origine terrestre, fatto dall'uomo, scappato fuori da qualche nave base segreta militare, perché comunque anche lì c'è dei limiti. Quindi se tu dovessi scegliere qualcosa di veramente dove c'è poco da ragionare, secondo te quale sarebbe? Allora, questa domanda è molto, molto difficile perché quello che è l'avvistamento UFO che ho potuto visionare, studiare e se non ricordo male anche pubblicare, non ricordo dove si è svolto, però te lo posso tranquillamente descrivere in tutti i dettagli. Si tratta di un avvistamento UFO che dura diversi minuti, di un oggetto in piena notte che illumina in pratica il cielo quasi a giorno, roteando su se stesso e facendo degli effetti di luce straordinari, ma in questa luce si formano anche delle profonde ombre che sono fisicamente impossibili, come se si stessero generando un mix tra fonti energetiche che potrei paragonare all'energia stellare a zone di buco che ricordano in qualche modo quelle di un buco nero, e il tutto ha una colorazione violacea che ha dell'incredibile, sia per il movimento rotatorio su se stesso sempre più vorticoso, sempre più rapido, in accelerazione costante, che sembra mostrare, come posso dire, al 100% quella che è la sua caratteristica fisica, senza però mostrare il corpo fisico, perché è talmente veloce nel suo movimento che non si riesce a identificare la massa dell'oggetto. L'energia è talmente potente che ad un certo punto questa rotazione apre intorno all'oggetto una sorta di portale e l'oggetto sparisce all'interno del portale, si smaterializza letteralmente. E questo avvistamento non è un avvistamento che è stato fatto da una persona a chilometri di distanza o con chissà quale zoom, eccetera, ma è un avvistamento che è stato fatto forse a poche centinaia di metri di distanza, e questo oggetto si trovava a poche centinaia di metri di quota, quindi tutta la scena era molto vicina a chi stava facendo la ripresa. E ci sono naturalmente degli elementi all'interno di questo video che, ripeto, dura diversi minuti, che provano la sua originalità in maniera inconfutabile. E dico inconfutabile anche non avendo l'originale tra le mani. Normalmente questa cosa non la direi, perché da analista, da tecnico fotografico e videografico, senza un'analisi non mi espongo mai troppo. Ma in questo caso gli elementi presenti all'interno del video sono talmente chiari, talmente nitidi, talmente senza determinate problematiche, che anche basandosi solo sulle dinamiche, sulla manifestazione, sul movimento, la rapidità, la durata del video, eccetera, possiamo stabilire che è vero, che l'avvistamento è vero. Poi ovviamente sono state fatte anche delle analisi del caso, eccetera, che lo hanno confermato. Wow, ammetto che questo mi mancava completamente, adesso farò sicuramente delle ricerche, ci metterò delle immagini, poi mentre, insomma, mentre tu parlavi di discorso ci metterò un po' di immagini di repertorio, perché giustamente deve essere qualcosa di molto figo da vedere, figo non so se è la parola giusta, magari fa molto paura anche, quindi da punti di vista. Da approfondire sicuramente perché non lo conoscevo.
Ok, quindi sempre parlando di avvistamenti, allora, a parte questo fenomeno luminoso che è particolare, è raro, perché noi quando parliamo di avvistamento UFO, pensiamo di vedere il classico, quel disco volante, diciamo quella macchina volante che è un qualcosa di artificiale, cioè quindi una cosa costruita, in questo caso probabilmente dagli alieni o comunque extraterrestri, e quindi comunque non è una cosa vivente. Invece per quanto riguarda un avvistamento particolare è che sembrano tornati in voga, che una volta c'erano già stati, poi sono spariti per un po' di tempo e poi sono ritornati questi UFO biologici, che chiamiamoli così, che sono diciamo degli UFO che non sono metallici, comunque non sembrano fatti artificiali, sembrano piuttosto degli esseri viventi come delle specie di meduse, delle specie di polipi, quindi che ovviamente galleggiano in aria. E quindi ti volevo chiedere, ma effettivamente si tratta di cose vere, prima di tutto, cioè come si fa a dire che sono biologici? È solo una questione estetica? Qualcuno ha mai analizzato qualcosa, qualche frammento è caduto, ci sono state fatte delle analisi serie, oppure questa storia dietro questi UFO biologici chiamati anche jellyfish? Allora, permettimi di fare un attimo un'anteprima, mi prendo proprio un minuto. Quando parliamo di UFO, quindi non del fenomeno in sé, ma degli oggetti, esiste una classificazione che in realtà non è scritta sulla carta, che è molto soggettiva, purtroppo devo dire, ma in realtà è fenomeno UFO, quindi è un oggetto ufologico, qualsiasi cosa di sconosciuto che c'è in cielo. Quindi nella casistica sono compresi naturalmente i classici dischi volanti, oggetti tecnologici di vario tipo, a forma di trottola, di sigaro e via di piatto e via discorrendo. Ci sono gli UFO energetici, come quelli del caso di Carlos Diaz, detti anche UFO di plasma. Ci sono gli UFO organici o biologici o addirittura al suo interno le entità biologiche aeree. Ora ne parliamo un attimino anche nel contesto delle entità jellyfish o degli UFO jellyfish. E naturalmente parlando di UFO ci sono anche gli UFO terrestri, che probabilmente nella maggior parte dei casi sono tecnologie in fase di sperimentazione, prototipi militari in fase di test e via discorrendo. E poi c'è anche altro molto più raro che esce fuori da questa classificazione. Parlando del jellyfish, in realtà io credo, se non ricordo male, il primo avvistamento di questo tipo di oggetto risalirebbe tra gli anni 50 e gli anni 70. E il primo ufficiale conosciuto di questi avvistamenti è dell'Unione Sovietica, è molto famoso, se non ricordo male, è quello di Petrozavodsk, dove fu visto da tantissime persone nella notte questa sorta di gigantesca medusa volante. Per gigantesca non intendo grande 20-30 metri, ma addirittura grande quasi a coprire tutta la parte alta della montagna che sovrasta la città, da cui discendevano questa sorta di filamenti. La cosa strana di quell'episodio fu che piovvero delle, possiamo dire, pietre, dei meteoriti che colpirono gran parte delle vetrate della città esposte in quella direzione più vicine a quel punto del cielo, e fusero letteralmente i vetri. Non li ruppero come normalmente farebbe una pietra lanciata, come fa un meteorite che lo fora, lo rompe, eccetera, ma proprio letteralmente fuso, come se si trattasse di qualcosa di incandescente che però non ha lasciato alcuna traccia. E ci furono tutta una serie di anomalie. I casi più moderni, invece, sono molto ridotti per dimensione gli oggetti. Il più famoso, reso noto da pochissimo tempo dal noto ufologo statunitense Jeremy Corbell, che ha riconiato, tra virgolette, nuovamente questo termine jellyfish, che significa medusa, quindi l'UFO a forma di medusa, e in particolar modo mostrando questo video dell'Iraq, se non ricordo male, in una base statunitense in Iraq, dove questo oggetto, perché di oggetto apparentemente si tratta, percorre l'intera base fino ad arrivare
così si dice perché solo una parte del video è stata resa finora di dominio pubblico, e si immerge nell'acqua per poi riapparire, credo, dopo 20 minuti e partire verticalmente e sparire. Oggetto che non era visibile ai radar, oggetto che non era visibile all'occhio umano, ma soltanto con le immagini termiche dell'elicottero che ha fatto le riprese. Quello che si vede è un oggetto apparentemente organico, cioè un oggetto che ricorda molto effettivamente una medusa semitrasparente e via discorrendo. Però ci sono anche altre versioni della questione, cioè che proprio perché fosse visibile solo con l'immagine termica e con l'accentuazione di colori attraverso naturalmente delle analisi fatte sul video, eccetera, potrebbe anche sembrare qualcosa di meccanico piuttosto che organico. Quindi ci sono due teorie che camminano parallelamente di pari passo. Una che sostiene che si tratti effettivamente di qualcosa di biologico e una che si tratta di, tra l'altro io sono anche in qualche modo d'accordo con questa seconda, che si tratti di un esoscheletro, forse anche parzialmente biologico, che contiene una EBE, cioè un'entità biologica extraterrestre. E alcune analisi porterebbero effettivamente a vedere un volto di un rettile o di un grigio, a secondo della prospettiva con cui si guarda. Ma quando parliamo di UFO jellyfish, in realtà ci sono centinaia di avvistamenti in tutto il mondo, soprattutto negli ultimi 20-30 anni, alcuni dei quali li conosciamo come EBANI, cioè entità biologiche volanti extraterrestri, aeree extraterrestri. L'EBANI sostanzialmente apparirebbe come una sorta di gigantesco verme bianco che rilascerebbe delle sfere bianche. E secondo alcune tesi che condivido io, potrebbe trattarsi effettivamente di un qualcosa di organico che vive magari al di fuori della nostra atmosfera e che viene all'interno dell'atmosfera per depositare queste sfere bianche, che potrei azzardare a dire magari sono i suoi piccoli, tra virgolette, mettiamone tante, perché qua ovviamente si cammina su un campo minato. Ma non è l'unica entità biologica, tra virgolette, sempre conosciuta, studiata, eccetera. Ce ne sono anche altre, ci sono varie tipologie, ma tutte pressappoco simili per forma a meduse o comunque hanno forme molto semplici, alcune delle quali ricordano un po' l'ameba. E per quanto riguarda le jellyfish ce ne sarebbero diverse versioni e non tutte sarebbero organiche. Ci sono diversi video che stanno ricircolando nuovamente da quando Jeremy Corbell ha pubblicato il precedente, quello di cui abbiamo appena parlato. E molti di questi, a mio avviso, sono molto più interessanti, molto più chiari e fatti da videocamere di sorveglianza, in alcuni casi addirittura con più prospettive differenti. E alcuni di questi presunti oggetti organici avrebbero la facoltà di mutare la forma a secondo della situazione, se sono minacciati, non minacciati, eccetera. E ricordo che tra i tanti c'è un video interessantissimo non mi ricordo se del Sud o del Nord America, ma più probabilmente del Sud America, dove addirittura ci sono ben 5 telecamere di sorveglianza che riprendono da tutti i lati l'arrivo di questa entità in questa che sembra una sorta di discarica, dove ci sono un po' dei copertoni, altre cose buttate qua e là, e ci sono dei cani. E i cani interagiscono con questa entità biologica e cominciano a ringhiargli contro, ad abbaiargli contro, quasi come se è stato invaso il proprio territorio, e stanno reagendo di conseguenza. Ma c'è un imprevisto. Questa entità muta forma e quando muta forma sembra quasi avere una forma leggermente somigliante a quella di un cane. I cani rimangono interdetti per un attimo, lo guardano, non ringhiano più, si bloccano,
cominciano a comportarsi più normalmente, quasi a scodinzolare. Nel frattempo l'entità si va allontanando e man mano si allontana, comincia a trasformarsi nuovamente e i cani tornano nuovamente a essere inferociti, arrabbiati, eccetera. Quando è ad una determinata distanza dai cani, l'entità si trasforma di nuovo e mentre sta passando sopra quello che sembra potremmo dire una montagnetta di terra e rocce, sembra quasi come se da due forme che siano leggermente distanziate ne forma una più allungata che vagamente ricorda quella di un essere umano. Di queste ce ne sono davvero tantissime, anche c'è un videosorveglianza in cui si vede una persona, un agente della sorveglianza che scende nel cortile a osservare questo oggetto che si è manifestato e rimane bloccato per circa un minuto davanti a questo oggetto, proprio immobile, finché l'oggetto non va via. Tutte queste cose, insieme alla questione della disclosure, insieme alla questione dell'aumento esponenziale degli avvistamenti UFO, rendono questo periodo molto particolare, per non dire speciale, perché sicuramente ci sono tante manifestazioni straordinarie in aumento. C'è un aumento progressivo non solo di avvistamenti UFO, ma anche di avvistamenti di entità biologiche volanti, di entità biologiche a terra. Ci sono stati degli eventi importanti, alcuni discutibili, altri meno, altri no. Alcuni sono oggetto di discussione ancora in questo momento, come per esempio il ritrovamento delle due mummie peruviane. Io sono per l'ipotesi che siano false, e lo dico serenamente perché ci sono motivi per crederlo, ci sono studi scientifici, ci sono le prove rilasciate dal governo peruviano, che tra l'altro è stato derubato di materiale organico proprio per la ricreazione di queste mummie di Nazca. Ma al contrario il dubbio viene perché ci sono comunque delle prove scientifiche, degli scienziati che giurano che quelle non sono state manomesse, non sono state costruite, sono vere. Ma ci sono apparizioni in Brasile, in Cile, in Perù, in Colombia, in Venezuela, negli Stati Uniti, in India. Ora in India addirittura si parla che ci sarebbe una sorta di santone donna pleiadiana che circola. Io non ci credo, ho visto le immagini, a me sembra una persona normalissima che cammina a piedi scalzi con un vestito che probabilmente ricorda quello della Madonna, e quindi c'è questa venerazione di questa donna che si atteggia in un certo modo, ma non c'è nulla probabilmente di veritiero. Ma ci sono altri casi invece che lo sono e altri che meritano approfondimenti. Alcuni di questi li sto approfondendo proprio in questo periodo e spero di poter dare risultati a breve. Molto affascinante, bella questa tua carrellata di tutte le tipologie di UFO che esistono, perché infatti UFO, appunto, ormai diamo per scontato che sia il classico disco volante, ma in realtà vuol dire anche molte altre cose. E a tal proposito, allora mi è venuto un dubbio, cioè io penso di sapere già la risposta, poi magari voglio sapere anche la tua. Cosa ne pensi? Perché allora comunque il termine UFO, se si va ad analizzare la parola in sé, significa oggetto volante non identificato, quindi il concetto di alieno extraterrestre non è un collegamento diretto proprio intrinseco della parola, quindi non significa per forza alieno. Allora mi è venuto il dubbio perché di recente, proprio in collegamento con la disclosure, non viene più usato il termine UFO, ma viene usato il termine UAP, che significa fenomeno aereo non identificato in italiano. E quindi se si ferma un attimo, anzi 2 secondi a ragionare, si capisce che quindi UFO e UAP indicano la stessa cosa, perché in entrambi non è che dicono è alieno di origine extraterrestre, si tratta di un qualcosa, un fenomeno o un oggetto volante non identificato. Ma quindi allora la domanda è, se di fatto significano la stessa cosa e quindi non indicano l'alieno come fonte di origine, che bisogno c'era soprattutto per il governo americano di creare questo nuovo termine per indicare la stessa cosa alla fine?
Allora, io sono il primo che come te sostiene che alla fine il termine UAP non ha cambiato nulla ed è sostanzialmente la stessa cosa, però in realtà non è così alla fine dei conti, perché probabilmente c'è stata una manovra voluta in cui il governo americano, o meglio, quell'entità occulta che in qualche modo è riuscita a tenere per più di 70 anni il segreto sugli UFO, eccetera, e non vuole perdere quel famoso potere che ha acquisito, e che quindi è disposto a fare qualunque cosa pur di mantenere quel potere, così come avviene nella politica, nella religione, eccetera, quando si parla di fanatici e di persone che hanno il potere, quello vero, che non è quello dettato dal denaro, perché il denaro è soltanto uno strumento da utilizzare, ma è uno dei tanti. Alla fine siamo quindi davanti a qualcosa che è stato voluto, ma l'origine di questo termine non è affatto moderno, perché già negli anni *80 il manuale dell'US Navy prevedeva l'uso di questo termine UAP, UAPS, e poi c'erano altri termini come, li dico in italiano direttamente, tracce non correlate, tracce sconosciute, e c'era una distinzione netta tra oggetti all'interno dell'atmosfera e oggetti all'esterno dell'atmosfera, cosa che indicava non solo che ci fossero avvistamenti UFO normali, tradizionali, ma che ce ne fossero anche nello spazio. E di queste due tipologie di avvistamenti ce n'erano alcuni che sostanzialmente erano parzialmente identificati, altri che erano totalmente non identificati e altri ancora erano sconosciuti. E qui una domanda nasce spontanea: ma che differenza ci può essere tra sconosciuti e oggetti non identificati? Semplice e molto sottile allo stesso tempo. Gli oggetti non identificati possono anche essere conosciuti, ma non essere momentaneamente riconosciuti. Gli oggetti sconosciuti sono sconosciuti, cioè appartengono a qualcosa che non abbiamo mai visto. Quindi anche all'interno del mondo ufologico loro stessi ci dicono che alcune cose le conoscono, altre in parte, altre non le conoscono, altre quindi sono nuove. Allora, questo termine UAP lo hanno introdotto definitivamente nella politica e negli apparati militari nel 2003 con il rilascio delle prime informazioni sui casi della Nimitz e Gimbal, i famosi casi poi che nel 2017 Luis Elizondo ha portato all'attenzione mediatica mondiale, diventati cavallo di battaglia del mondo dell'ufologia, quelli girati con immagini termiche e via discorrendo. Ma proprio perché il termine UAP indica i fenomeni aerei sconosciuti, in realtà ci ha fatto fare un passo indietro enorme, ed era questo che loro volevano: demolire il lavoro degli ufologi degli ultimi 70 anni. Perché noi ufologi negli ultimi, ora sono più di 70 anni, cosa abbiamo fatto? Studiando direttamente il fenomeno e analizzando i video, analizzando le fotografie, le dinamiche, facendo le ricostruzioni, per chi ha la possibilità, anche utilizzando software incredibilmente avanzati, eccetera, avevamo trovato dei punti comuni e quindi avevamo potuto fare una parziale classificazione di alcuni sottofenomeni, di alcuni fenomeni ufologici, etichettandoli e dimostrando che c'era una percentuale e quindi una statistica precisa di certe forme, di certi tipi di energia, di certi tipi di fenomeni, correlazioni, testimonianza, comportamento degli enti governativi e via discorrendo. E
Quindi avevamo stabilito appunto queste categorie, cioè oggetti energetici, oggetti luminosi, oggetti organici, oggetti fisici, oggetti terrestri suddivisi a sua volta in prototipi militari, eccetera, eccetera. Non voglio rifare l'elenco. Di conseguenza hanno generalizzato nuovamente, hanno eliminato questo che per loro era un ostacolo, perché stava diventando in pratica impossibile contenere la comunità ufologica e di appassionati che seguivano, e hanno deciso di far valere questo termine già utilizzato dall'US Navy, ma che aveva un senso quando veniva utilizzato dalla US Navy, e lo hanno fatto diventare un modo per sminuire il lavoro. Hanno cancellato letteralmente tutto quello che è avvenuto prima del 2004, hanno detto no, adesso il fenomeno degli UAP esiste dal 2004, quindi di conseguenza il fenomeno UFO non esiste, non è mai esistito, eccetera. Che non è assolutamente così, ovviamente, perché c'è tanto di quel materiale che loro stessi, tra l'altro, per costrizione, attraverso il FOIA, sono costretti a rilasciare, attraverso le richieste del West Congress in questo periodo, attraverso le testimonianze della famosa disclosure come David Grush, Ryan Graves e altri, che hanno aperto, scoperchiato letteralmente il vaso di Pandora. Quindi c'è una differenza, c'è la differenza nel motivo per cui viene utilizzato il fenomeno UAP, e c'è, cioè il termine UAP, e il motivo per cui questo deve sostituire UFO. In realtà però questo sta avvenendo in modo così vasto solo negli Stati Uniti, perché in tutto il resto del mondo, ed in particolar modo in Europa e in Italia, il termine UAP è ancora molto discusso e combattuto. Quasi tutti preferiscono utilizzare il termine UFO. Quindi nella bibliografia, negli articoli, nei video, eccetera, il termine UFO, ma anche nei motori di ricerca, anche qui stesso su YouTube, è più facile trovare materiale come UFO piuttosto che UAP. E il materiale UAP è prodotto dal 2004 in poi e si trova concretamente dal 2017 in poi. Quindi potremmo dire che, per esempio, che mentre la classica medusa volante, il classico Ebony rientrano negli OVNI, quindi negli UFO, la jellyfish odierna apparsa in Iraq è un UAP. Ma questa distinzione non esiste. E c'è un'altra cosa che fa il termine UAP sminuendo l'ufologia e il termine UFO, che mentre il termine UFO in qualche modo generalizzava il fenomeno, seppur settorialmente lo specificava poi nel dettaglio di cosa si parlava, ma comunque ricopriva una vasta gamma di cose, qua si parla solo esclusivamente di fenomeni aerei. Quindi se io vedo un oggetto che sta stazionando a 1 metro d'altezza, se io vedo 3 sfere di luce che stanno producendo un cerchio nel grano, non sono fenomeni aerei e quindi non sono neanche degni di considerazione e di nota. E questa è una cosa assurda, perché è ovvio che anche a 1 metro d'altezza è sempre un fenomeno aereo, perché comunque vola, e anche se non è un aereo, non è un disco volante, non è un prototipo militare, eccetera, è sicuramente qualcosa degno di nota. Quindi questo termine è usato spesso proprio per demolire l'ufologia. E te lo dice uno che in questi anni ha avuto il grande onore, perché per me è stato un onore, di essere in 2 casi uno dei 2 ufologi, e nel terzo caso l'unico ufologo insieme ad un esoterista a essere contattati per partecipare alla stesura di un testo, quindi di un libro che parla proprio della disclosure, che parla proprio del fenomeno UAP, delle differenze tra UFO e UAP, e si tratta
del comitato tecnico scientifico formato da ingegneri aerospaziali, fisici, matematici, biologi, eccetera, eccetera, molti dei quali con 3-4 lauree, non sto scherzando, cioè si tratta di persone con una conoscenza scientifica veramente vastissima, che hanno lavorato negli enti pubblici come l'ente spaziale italiano e di conseguenza per l'ente spaziale europeo, oppure che hanno progettato satelliti da mettere in orbita per scopi civili, per scopi militari, persone che lavoravano in settori di comando dell'Enea, quindi tutti enti pubblici, che hanno chiesto a me di parlare dell'argomento insieme, come ho detto, appunto, ad un esoterista e ad un altro ufologo. Questo perché comunque, per quanto ci sia da una parte tanta voglia di censurare, di bloccare, di non fare andare avanti questa disclosure, ci sono tanti scienziati, tanti tecnici, tanti ingegneri e non solo ricercatori ufologici, complottisti, cospirazionisti, appassionati del mondo del mistero, eccetera, che vogliono la verità. Siamo davvero in tanti, di tutte le categorie, eccetera, ma abbiamo poco spazio e ci viene data poca possibilità di parlare. Questo purtroppo concordo appieno, anche perché la gente, cioè le persone che effettivamente potrebbero parlare, spesso non parlano perché hanno paura di perdere la loro carriera, appunto perché vengono poi censurati, screditati. Ora io immagino il tizio con 4 lauree che magari sa cose che non può dire perché se li troverebbe bruciati il giorno dopo è chiaro che è anche comprensibile un po' dal mio punto di vista il loro silenzio, se viene poi ricattato dicendo che viene appunto riclassificato e parte da zero. Quindi purtroppo finché c'è questa censura è sempre difficile. Ok, hai fatto veramente un bel excursus. Adesso voglio farti una domanda un po' strana, perché noi parliamo sempre di cose che avvistamenti UFO energetici, biologici, cose che si vedono in cielo, entità biologiche volanti in aria, comunque qualcosa che sta fuori, chiamiamolo così. Ma effettivamente nel 2023, magari anche nel 2022, comunque nella storia recente, quindi magari recente 5 anni, qualcuno ha mai effettivamente trovato un corpo morto, quindi effettivamente un corpo biologico che si può toccare, umanoide o meno, che diciamo non è il classico fatto un modellino di plastica, modellino usato per il cinema o cose strane così, che effettivamente fa un po' discutere, oppure no? Guarda, per questa risposta sarò abbastanza sintetico. Negli ultimi 10 anni, ce ne metto 10, non 5, okay, va bene. Mi è capitato di analizzare diversi video, di cui alcuni tra l'altro di recente, che riguardano ritrovamenti di corpi extraterrestri. E alcuni di questi video sono davvero molto ben fatti, sono davvero molto interessanti, e nel momento stesso in cui ho detto ben fatti, ovviamente è sottointeso che non sono reali. Purtroppo di tutti questi video, anche quelli che stanno riemergendo, che riguarderebbero casi degli anni 80, degli anni 90, anche di casi famosi come per esempio il caso statunitense Guardian, il caso non mi viene la parola, quello del Brasile, dell'alieno con gli occhi rossi, che ho trattato pochissimi giorni fa, ma non mi viene il nome del caso. Comunque ci sono diversi casi che stanno riemergendo, o addirittura che sono nuovamente tornati in voga perché ci sono delle novità. Non ne ho trovato nemmeno uno che aveva diciamo il necessario per essere considerato veritiero. Soltanto uno di questa decina di video che ho avuto modo di guardare, che tra l'altro era composto da fotografie proiettate su uno schermo, e quindi era impossibile, anche avendo il video originale, riuscire ad avere certezze, però proprio perché si trattava di fotografie riprese, al di là ora del movimento della telecamera che voleva fare certi effetti, migliorare quindi la sua
visibilità, eccetera, in realtà è l'unico che mi ha lasciato perplesso. Perché mi ha lasciato perplesso? Perché siccome conosco il modus operandi dei servizi segreti, quelli soprattutto che si occupano di queste categorie di cose, di affari, eccetera, cioè quello di miscelare il falso col reale, anche per tutelarsi e buttarlo nel calderone. In questo modo, se un domani ci dovesse essere una legge che mi ha in qualche modo obbligato a far trapelare delle informazioni e io ufficialmente non l'ho fatto, potrò dire che in realtà, e indicando i soggetti precisi, io delle informazioni le ho rilasciate, ma che per motivi di sicurezza non potevano essere rilasciate in maniera dichiarata ed esplicita e sono quindi state inserite all'interno di video pieni di roba falsa. Stava all'utente capire se era falso o vero. Viceversa, se viene beccata la persona che fa trapelare le cose, può dire benissimo, ma quel video in realtà è un falso, ci sono delle immagini vere, ma vai a risalire a questa verità. Tutto quello che è vero e viene inserito all'interno di un falso, anche se il falso è solo il 10%, diventa automaticamente tutto falso, soprattutto agli occhi degli scettici. Quindi secondo me in quel video, e concludo, c'erano delle immagini che forse erano vere e riguardavano proprio il caso Guardian statunitense, che è un caso, se non ricordo male, del 94 o del 96. Comunque è un caso molto interessante. Ci sarebbero delle foto dell'UFO, ma questa, se fosse confermata mai un giorno, sarebbe qualcosa di eclatante. Si trattava di un alieno morto di freddo, sostanzialmente, perché era una zona davvero molto fredda, è rimasto incastrato in una recinzione di filo spinato. Poi recuperato dallo staff e di conseguenza studiato, fotografato e via discorrendo, e poi se lo sono portato naturalmente. Ma veri alieni ritrovati finora, io da quello che ho potuto vedere non sono riuscito a vedere neanche un video che sia veritiero. Ok, bene, allora non c'è speranza ancora per trovare corpi alieni interessanti, però no, la speranza è l'ultima a morire. Allora, tornare invece, agganciandomi al discorso mischiare cose finte, mischiare cose false, mischiare cose che non si capiscono, parliamo un caso molto recente che ha fatto discutere mortalmente, direi, in quel periodo in cui è uscito. Io l'ho analizzato di sfuggita perché comunque a me mi sembrava troppo finto, troppo bello per essere vero, e quindi è troppo finto. È il famoso scandalo dell'UFO avvistato nel Miami Mall, che ha fatto impazzire praticamente tutti, mezza Miami, forse potete dire tutto, insomma, video, shorts, per quei giorni lì non si parlava di altro, quindi un po' di sospetto a me mi era venuto. Quindi io, non avendo approfondito, tu sei stato, credo, anzi confermo, lo youtuber italiano che ha fatto più video a riguardo, quindi chi meglio di te può dirci effettivamente cosa è successo, se c'era davvero un alieno o se era solo un esperimento sociale fatto così perché doveva essere fatto. Allora, intanto sei stato bravo a inserire una mezza risposta nella tua domanda, perché in effetti dico da subito che per me si è trattato di un esperimento sociale. Poi di quello che è stato utilizzato all'interno ne possiamo parlare di qui a domani, perché di teorie, ipotesi e in parte anche fatti ce ne sono davvero tanti, ma dobbiamo fare un salto all'inizio di tutta la situazione. Siamo alla notte di Capodanno, in particolar modo alle prime ore, all'alba del 1° gennaio 2024, ci sono stati i giochi d'artificio, ci sono ancora dei botti, ci troviamo al Miami Mall Byside, che è il centro commerciale forse più importante degli Stati Uniti, che naturalmente si trova a Miami, è in gran parte un centro commerciale all'aperto con piscine, vasche che dà sul mare, ha anche
una serie di caratteristiche molto belle. E naturalmente si trova quasi a ridosso della zona di Miami Beach, che tutti conosciamo attraverso le serie televisive, i film, eccetera. Ora, quella notte a Miami Beach si stima che in tutta la spiaggia ci fossero circa 1 milione di persone. Quindi una parte della città, più turisti, eccetera, in realtà si trovavano in spiaggia a festeggiare il Capodanno. Il Miami Mall Bayside era aperto, anche se gran parte delle attività commerciali ad un certo orario chiudono bottega e a quanto pare, cosa stranissima, spengono le telecamere di sorveglianza, che dovrebbero invece rimanere accese proprio nel momento in cui viene chiuso il negozio. Ma questa è una delle tante stranezze. Si ha di fatto che a quell'ora precisa degli eventi all'interno del Bayside c'erano ancora 5.000 persone, si stima. Ma già circa 40 minuti prima, un'ora prima e un'ora e mezza prima, c'erano state tutta una serie di chiamate che avevano portato sul posto circa 20 auto della polizia con una quarantina di agenti. E questo lo dicono i documenti della polizia di Miami, che sono stati richiesti da alcuni cittadini statunitensi che di dubbi ne hanno parecchi su quello che è accaduto e non si bevono la versione ufficiale che fa acqua come un colabrodo. Sostanzialmente, quindi, cosa è successo? È successo che già sul posto c'erano questi per motivi amministrativi. In genere per motivi amministrativi si intende le multe fatte alle macchine parcheggiate male, lasciate in luoghi dove non possono stare, eccetera. Questioni di traffico che in quel momento, tra l'altro, non è che c'era tutto sto gran traffico, proprio perché la maggior parte delle persone erano a Miami Beach o dentro il Miami Mall, quindi le macchine erano parcheggiate, sostanzialmente ferme, e c'era pochissima gente in circolazione, altre incongruenze. Dopodiché ci sarebbero state una serie di chiamate che annunciavano, questa è la versione ufficiale, che c'era una rissa con 50 ragazzi adolescenti armati di bastoni che tiravano giochi d'artificio sulle persone. Ma tracce di questi 50 adolescenti muniti di bastoni e con petardi, eccetera, non solo non ce n'è fisicamente, ma non ci sono né immagini video né immagini fotografiche. C'è 5.000 persone all'interno del Miami Mall, probabilmente con 5.000 telefonini almeno, non scattano una foto, non fanno un video. Ci sono oltre 100 telecamere di sorveglianza del Bayside all'interno e 100 all'esterno, nessuno ha ripreso nulla, più quelle dei negozi che guarda caso hanno chiuso tutte 15 minuti prima dell'evento, come quasi se sapessero che 15 minuti dopo doveva succedere qualcosa. E alla fine la versione ufficiale viene ridimensionata e diventa ancora più ridicola, perché la versione ufficiale vuole che quasi 250 macchine della polizia nel momento clou, con quasi 400 agenti in loco, siano intervenuti solo per 4 minorenni, 2 di 15, uno di 14 e uno di 13 anni, di cui si sanno i nomi, tutto documentato dalla polizia, disarmati, che non hanno lanciato un petardo, ma sono stati arrestati per furto di profumo. Questa è la versione ufficiale della polizia, non me la sto dicendo io, inventando io, per sminuire la cosa. Lo dicono i documenti della polizia, che io tra l'altro ho mostrato pubblicamente. Ora, nel frattempo che cadeva tutta questa ambaradan, ci sono stati 4 avvistamenti UFO quella notte sulla città di Miami. Qualcuno lo faceva ricondurre al lancio della navetta Dragon, ma peccato che quel lancio è avvenuto 2 giorni prima, il 29 di dicembre, e quindi non poteva essere. E quindi cos'era questo oggetto luminosissimo che si spostava tra le nuvole della notte
del 31 di dicembre? Non lo sappiamo. Così come non sappiamo cos'era quell'oggetto rosso che rilasciava la scia volando, svolazzando sopra Miami. E altri 2 avvistamenti analoghi. Ma cosa ha innescato però il caos e il panico dentro il Bayside? Sono stati veramente 4 ragazzi e poi arrestati per furto di profumi che avrebbero lanciato petardi, ma nessuno ha visto questi petardi e questi ragazzi, e che avrebbero fatto un caos facendo scappare 5.000 persone come se ci fosse in corso un atto terroristico, o una persona che sparava a destra e manca incondizionatamente, cosa che potrebbe aver giustificato sia la fuga precipitosa sia l'avvento di tante macchine di polizia, anche se su questo io ci penserei un attimo, perché anche in casi di questo tipo più di 20-30 macchine della polizia e al limite il furgone della SWAT non sono intervenute. Qua siamo davanti veramente a oltre 200 macchine della polizia, quasi 400 agenti. Per non parlare del fatto che in contemporanea un altro centinaio di macchine distribuite a gruppi di 7, 10, eccetera, hanno bloccato tutte le zone limitrofe, tutta l'area di Miami Beach, impedendo al traffico di convergere in quella zona e bloccando persino i pedoni. Cioè si poteva solo uscire dalla zona ma non entrare. In contemporanea c'erano anche 2 elicotteri della polizia che giravano. E perché gli elicotteri della polizia, anziché cercare nelle strade limitrofe dove la gente stava scappando, invece cercavano nelle pareti e nei tetti dei grattacieli? Questa domanda in molti non se la sono posta, ma è una cosa assurda. Per non parlare del fatto che alcuni testimoni parlano addirittura della presenza di un elicottero oscurato, nero, che non produceva alcun rumore, che ha lasciato un gruppo di squadre speciali direttamente all'interno del Miami Mall per poi decollare e sparire nel buio. Addirittura ci sono testimoni che avrebbero visto un elicottero d'attacco anticarro Apache. Questa ne dubito fortemente che sia veritiera. I testimoni, che sono arrivati già una trentina, alcuni sono discutibili per carità, altri si sono buttati la zappa sui piedi perché hanno cambiato radicalmente versione, aggiungendo tutta una serie di cose che fanno pensare che sono stati minacciati e costretti a cambiare la versione, financo ad arrivare al punto di demolire la propria stessa immagine sui propri profili social. Ma chi farebbe una cosa del genere se non sotto minaccia? Altra cosa, i testimoni concordano tutti, o quasi, che all'interno di questa struttura ad un certo punto si sono sentiti degli schiocchi, come di rottura di vetri, sordi, diversi da un petardo, diversi da un gioco d'artificio. Vi ricordo che quella sera ce n'erano stati davvero tanti, diversi persino da uno sparo, e alcune persone hanno visto questa sorta di luce bianca che scendeva dal cielo e da cui, una volta arrivata a terra, uscivano queste figure nere, oscure. Altri hanno visto direttamente queste luci bianche che si aprivano da cui uscivano queste figure nere. E ad un certo punto queste figure nere, che sembravano quasi degli animali grossolani e grandi, man mano uscivano da questa luce, si trasformavano in posizione eretta e diventavano quelli che poi sono stati definiti alieni giganti, neri, oscuri, fumosi, come se fossero a cavallo di 2 dimensioni diverse, con uno sguardo di chi si guarda intorno e dice: dove mi trovo? Cosa ci faccio qui? Come se si fossero materializzati nel posto sbagliato. E rimanevano immobili, tant'è vero che i primi testimoni che hanno detto queste cose sostenevano che apparentemente non sembravano avere braccia e gambe, ma che nel momento in cui si sono mossi e la gente appena si sono mossi ha cominciato a urlare e a scappare, a quel punto praticamente si sono palesati con braccia e gambe.
Ci sono le prove di questo? Se parliamo di prove fisiche, no. Tutti i video che sono stati finora rilasciati sono tutti falsi, fatti con intelligenza artificiale o fatti con la computer grafica. Tra l'altro devo aggiungere fatti veramente male, che anche una persona che non capisce niente di CG, non capisce niente di IA, automaticamente si accorge che c'è qualcosa che non va, perché le facce si storcono, gli occhi assumono forme differenti, si allungano le mani e i piedi, tipiche caratteristiche proprio di quegli errori dell'intelligenza artificiale. Ci sono prove degli UFO? Sì, ci sono 4 video, 3 sicuramente parlano di oggetti proprio sopra Miami in quel momento. Ci sono molte testimonianze che dicono tutte la stessa cosa, non parlano di teppisti, non parlano di ragazzi, non parlano, anzi, alcuni ammettono che c'erano 4 ragazzi, e uno dei testimoni sostiene che siano stati loro stessi ad aprire il primo portale. E qui molti se la prendono a ridere, ci fanno la barzelletta sopra. 4 ragazzi che hanno aperto un portale? E se fosse stato, ritorniamo all'inizio, un test voluto, ma di cui non si doveva sapere l'origine, e magari è stato consegnato un apparecchio a dei ragazzi che gli è stato detto di premere quel pulsante, così come ha detto uno dei testimoni che era lì per fare i murales con degli amici e che avrebbe assistito a questa scena. Avrebbe sostenuto che dei ragazzi con una sorta di CD-ROM, lettore DVD portatile, con soli 2 pulsanti, avrebbero cliccato questo strumento come se era la prima volta che lo vedevano, come se fossero interessati a scoprire cosa sarebbe accaduto schiacciando quel pulsante, ed essere addirittura i primi a fuggire via, proprio per quello che era accaduto. Ma di tutto questo ci sono solo testimoni, ma nessuna prova. Ma non ci sono prove nemmeno della versione ufficiale. Non ci sono prove che la causa di tutto sia dovuta a quei 4 ragazzi. Anzi, ci sono quei pochi video di sorveglianza che sono trapelati, e finisco, sono tutti che indicano una polizia e anche gli agenti dello sceriffo che sono intervenuti pure, assolutamente spaventati, agitati, che entrano dentro il Bayside con le armi spianate, pronti come se fosse una scena di combattimento, di guerra, in cui ti puoi aspettare qualunque cosa, con la gente buttata per terra in mezzo ai manichini nei negozi, con la gente buttata sotto i tavoli o che scappa correndo impazzita, terrorizzata, eccetera, e si guarda attorno come se fossero braccati da un predatore. E la scena che appare all'esterno, cioè tutti i giovani in fuga, mi ricorda, io faccio sempre questo esempio, una scena di Jurassic Park, cioè la scena in cui nel primo film si vedono tutti gli erbivori che stanno pascolando e ci sono i 3 protagonisti, cioè il dottore con i 2 bambini che stanno osservando la scena meravigliati, godendosi il tutto anche sorridendo, finché non arriva un Tyrannosaurus Rex, un predatore, anzi il predatore per antonomasia, che comincia a cacciare e fa scappare tutti proprio alla stessa maniera. Peccato che non c'era un motivo ufficialmente per far sì che questo accadesse. Peccato che la polizia in più occasioni ha ufficialmente dichiarato che non può né parlare della versione alternativa né dare ulteriori informazioni su quello ufficiale, cosa che rendono ancora più sospetto che sia accaduto realmente qualcosa di grosso, a prescindere da cosa sia accaduto. Faccio una precisazione brevissima. Io non ho mai detto nei miei video, lo ribadisco non per te, ma per chi ascolta, che ci sono stati gli alieni e i portali al Miami Mile Bayside. Ho sempre detto che i testimoni dicono di avere visto e che c'erano. Io lo riporto soltanto perché il mio lavoro è quello di investigazione, è quello di riportare tutto il materiale, renderlo pubblico, studiarlo, trarre le conclusioni e infine trarre quindi ipotesi, teorie e se ci sono anche i fatti.
Allora, qui la tua ricostruzione ha fatto capire che il caso è molto più serio di quello che pensavo io, anche perché diciamo che c'è questa legge comune per quanto riguarda le teorie alternative, comunque esatto, per chi ambita in ambito anche cospirativo, se vogliamo dire, però non è grosso che più la verità ufficiale fa schifo ed è ridicola, più è grande la bugia che bisogna nascondere dentro. Se è vero che la verità ufficiale è che c'erano elicotteri, 250 macchine, tra un po' arrivavano anche i carri armati per fermare 4 ragazzi che rubavano i profumi, vuol dire che c'è qualcosa effettivamente di molto pesante dietro, perché non ha senso, cioè, fa schifo sta cosa che me l'hai detto. Ho detto ok, sì, fa pensare, però vabbè, alieni o non alieni fa pensare lo stesso, quindi alla fine comunque è importante anche questo. Beh, che dire, abbiamo fatto un'intervista un'ora che abbiamo parlato praticamente di tutto e niente, ti devo fare davvero i complimenti perché abbiamo recuperato benissimo tutti gli casi misteriosi, ufologi più, ufologi meno di questi ultimi 2 anni, chiamiamoli così, e quindi sei stato, ti confermi come una figura eccellente per Ti analizzare questo tipo ringrazio. di fenomeni, cosa che sicuramente ti farà guadagnare un terzo invito, come se fosse A importante disposizione. per il futuro. Ok, quindi sì, ti devo assolutamente ringraziare perché è stato veramente un'intervista affascinante e soprattutto utile. Se mi dai 2 minuti, Certo. ok, io sono anche uno scrittore. Ora, al di là dei testi che ho citato prima, in realtà non ho citato i nomi proprio per non fare pubblicità, sono dei lavori tecnico-scientifici, ho scritto anche un romanzo. E questo, diciamo, ci tengo particolarmente, seppur non sia un'opera di saggistica, perché in realtà all'interno di questo romanzo, che è questo qui, vediamo se lo riesco a far vedere. Ok, Sì, sì, è cronache perfetto. dallo spazio, Marte, il pianeta degli antenati. Già dal titolo si può intuire, per chi è appassionato di antichi astronauti, eccetera. C'è una parte del mio bagaglio culturale e ci sono all'interno del romanzo tutta una serie di cose, sia dal punto di vista scientifico, tecnico, descrittivo, eccetera, ma anche proprio dell'archeologia degli antichi astronauti, eccetera, che sono trattati al suo interno in modo un po' occulto, a volte palese, anche la questione aliena, anche la questione degli UFO, quella della ricerca di vita extraterrestre, eccetera, e soprattutto vorrei dire che tratta anche il futuro e il presente, ahimè, della nostra cara amata Gaia, cioè il pianeta Terra, e sostanzialmente parlo quindi dell'inquinamento, parlo del futuro dell'umanità, parlo del nuovo ordine mondiale, parlo di tantissime cose, non voglio naturalmente dire troppo, e il tutto incentrato in uno scenario fantascientifico, non tanto lontano forse, ma al massimo di un centinaio di anni, entro un centinaio di anni, anche se potrebbe sembrare strano, che ci proietta comunque attraverso le emozioni, attraverso i sentimenti dei protagonisti, quindi li vivremo in prima persona e naturalmente con tanti enigmi e misteri che per un appassionato di UFO e cacciatore di misteri non potevano di certo mancare. Ecco, allora assolutamente sembra essere un libro imperdibile per penso il 90% delle persone che mi segue, quindi il link qui sotto nella descrizione di questo video trovate il link per acquistare ovviamente il libro di Gabriele e anche giustamente il link diretto al suo canale YouTube perché giustamente lui tratta specificatamente questi argomenti che lo so che mi chiedete più spesso di parlare di argomenti UFO magari più moderni piuttosto che nell'antichità, però per motivi personali anche diciamo capacità di argomentazione io non riuscirei a portare video di questo genere. Per questo c'è il canale di Gabriele che è sicuramente molto meglio, più bravo di me in queste cose, quindi potete andare direttamente da lui, che fidatevi che ne vale la pena. Quindi perfetto, allora io ti ringrazio nuovamente per averci raccontato le tue ricerche, le tue analisi, sono state veramente utili. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno seguito questa intervista
faccio un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima volta. Anche da parte mia. E un grazie a te soprattutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.